Bene, ci siamo spostati di qualche decina di metri in un'area che mi sembra un po' più potenzialmente migliore, perché ci sono delle rocce su cui le onde interagiscono in maniera più evidente rispetto al posto in cui eravamo prima. Adesso giocheremo un po' con queste onde. Un paio di cose: siamo praticamente in mezzo all'acqua, per cui sarà bene proteggersi bene le estremità, soprattutto se è inverno e se l'acqua è fredda. Quindi vedete, io utilizzo questi cosciali in neoprene molto pratici, che mi mettono al sicuro praticamente da tutto. Quindi copritevi bene le estremità e soprattutto impermeabilizzatele. Sto utilizzando una testa tipo manfrotto con 3 tipi di movimento diverso. Mi trovo bene con questa perché riesco a bloccarla molto più velocemente rispetto alla testa sfera, ma alcune volte utilizzo quell'altro tipo di testa che praticamente non è influente su quello che facciamo. Bene, qui, come vi dicevo, le onde interagiscono di più. Vedete questa schiuma? È quella che cercherò di utilizzare insieme al movimento dell'onda per le mie fotografie. Vediamo un pochino. Qui siamo nella fase della composizione. È la fase più importante di tutta la sessione fotografica, della fotografia di questo genere, ma di ogni tipo di fotografia. In buona sostanza, cosa vuol dire composizione? Composizione vuol dire cercare di utilizzare gli elementi che noi vediamo nella scena, disporli nello spazio del fotogramma in maniera ordinata, in maniera pulita, e poi quindi metterli in relazione con lo spazio del fotogramma e poi metterli in relazione tra di loro. In sostanza questa è la composizione. E tenete sempre conto del fatto che un grande della fotografia diceva togliere e mettere, cioè più togliete dalla scena della composizione, più rendete la fotografia essenziale e migliori saranno i risultati, e probabilmente migliore sarà il modo con cui arriverà il messaggio che volete veicolare. Quindi non mettiamo troppi elementi dentro una scena, cerchiamo di pulirla, cerchiamo di essenzializzarla. E vedete, in questo caso abbiamo praticamente nel primo piano queste rocce, nel medio piano abbiamo degli scogli praticamente, e poi abbiamo la linea dell'orizzonte. Curate bene l'orizzonte. È sbagliato, tranne in alcuni casi particolari, è abbastanza sbagliato, abbastanza errato porre la linea dell'orizzonte esattamente a metà del fotogramma. Dobbiamo sempre fare una scelta tra le due parti, il super orizzonte e il suborizzonte. Ci sarà sempre una delle due che sarà da privilegiare rispetto all'altra. E vedete, se io scatto per esempio con l'orizzonte a metà, ecco, siamo un po' troppo sovraesposti, è salita ancora la luce ulteriormente, il tempo di esposizione è scesa un secondo. Vedete, scatto una fotografia con l'orizzonte al centro, perdo molto del dettaglio che potrei avere qui nel primo piano. Se abbasso la cosa giusta da fare in questo caso, per rendere giustizia, diciamo, al clou della scena, che è questo in primo piano fondamentalmente, è porre la linea dell'orizzonte sul terzo superiore, sulla linea del terzo congiungente i terzi superiori. Sapete la regola dei terzi, non sarà il caso di
di rispiegarla qui, e quindi ottenere, diversamente da prima, una fotografia di questo genere. Che direi non è proprio niente male. La linea al centro, la linea dell'orizzonte al centro è giustificabile in determinati casi, come per esempio nel caso stessimo fotografando dei riflessi, nel caso volessimo una simmetria dell'immagine, nel caso stessimo scattando una fotografia riprendendo un'immagine simmetrica. In questi casi è ipotizzabile porre la linea al centro, altrimenti facciamo sempre una scelta. Bene, vedo che le potenzialità di questa zona sono molte. Adesso scatteremo un po' di fotografie. Siamo con un tempo di esposizione di 1 secondo e un diaframma di 22. Allora, voglio farvi vedere la differenza tra l'onda montante e l'onda calante. Questa è un'onda montante, ma è troppo piccola. Onda montante, e aspettiamo un'onda che cali. La pazienza è una delle virtù del fotografo di natura. Ecco, possiamo magari fotografare questa mentre scende. I risultati sono diversi, sono completamente diversi. Personalmente preferisco l'onda nella sua fase calante, perché la scena risulta più pulita e mi piace di più l'effetto diciamo di questo riflusso, piuttosto che non la forza bruta dell'onda quando arriva quando giunge praticamente. Scattiamo ancora facciamo ancora qualche altro scatto. Ecco, questa è una bella onda da prendere. Onda montante, qui si vedrà bene la differenza, e onda calante. C'è una leggera curvatura dell'orizzonte, questa è determinata dal grandangolare, sono a 16 mm, correggibile in fase di post produzione abbastanza facilmente. Facciamo ancora qualche altro scatto di questo genere. Onda montante, ancora onda montante e onda che cala. Il tempo di esposizione è di 1 secondo. Qual è il tempo da usare? Personalmente ho visto che i risultati migliori in una situazione di questo genere, con il mare in scaduta, le onde abbastanza ampie, i risultati migliori si hanno con tempi che vanno da 1 secondo a 3-4 secondi. Però adesso voglio percorrere un'altra strada. Ci sono dei cormorani che passano sull'orizzonte. Facciamo un'altra foto con il riflusso. Bisogna interagire con le onde. Voglio percorrere un'altra strada, voglio allungare molto questi tempi, voglio arrivare ad ottenere un effetto più velato. Per far questo devo incrementare, cioè devo tagliare più luce evidentemente, e con questo filtro, che è un 64, mi leva 5 diaframmi o 6 diaframmi, non riesco ad ottenere questo risultato, quindi cambierò filtro e metterò un cosiddetto big stopper. È un filtro che mi toglie 10 diaframmi. Ora, questo è un filtro, tolgo il filtro, sono concezioni diverse. Questo che utilizzavo prima è un filtro circolare, cioè si invita sull'obiettivo,
ed è una filosofia di filtro. Questo è un filtro della B&W, un filtro molto buono, un'azienda tedesca leader da sempre nel settore dei filtri, ed è un ottimo elemento. Questo invece è un filtro della Lee. Probabilmente la Lee costruisce i migliori filtri, o tra i migliori filtri che ci sono in commercio. È un filtro che ha una forma quadrata e quindi ha bisogno di un suo supporto da montare sull'obiettivo, per cui dovrò invitare il suo supporto, fissare il suo holder e il filtro praticamente andrà inserito in questa maniera. Ci sono 3 scomparti, quindi possono essere inseriti più filtri. Vediamo a questo punto. Ho dimenticato di fare una cosa fondamentale che non andrebbe mai dimenticata. E cioè pulire il filtro. Due cose riguardo il cavalletto. Quando siamo in queste condizioni, cioè con le onde che arrivano, ricontrollate spesso, poiché adesso io non vedrò più quello che inquadro, perché il filtro da 10 stop mi oscura totalmente quello che sto inquadrando. Controllate spesso che l'inquadratura sia rimasta quella che avete impostato, perché quando l'acqua arriva sui piedi del cavalletto, molto spesso il cavalletto da qualche parte affonda, per cui potreste perdere l'inquadratura e poi vi ritrovereste con la linea dell'orizzonte storta. E un'altra cosa, utilizzate l'ultima gamba del cavalletto, del cavalletto, allungate per prima quella, perché altrimenti rischiate che la sabbia vi vada nelle giunture se utilizzate le altre sezioni. Bene, vediamo che risultati otteniamo con questa configurazione. Intanto voglio ricontrollare, tolgo il filtro e ricontrollo la composizione e l'inquadratura. La sposto un po' leggermente in qua. Direi che così va bene. Forse ecco, direi che così va bene. Rimetto il filtro. Vediamo che tipo di esposizione abbiamo ottenuto. Abbiamo un'esposizione di 13 secondi con 22, con un diaframma di 22. Vediamo che risultati otteniamo. Un cenno sulla messa a fuoco. Lavorando con diaframma 22 non abbiamo problemi relativamente alla messa a fuoco, non avremo problemi relativamente alla messa a fuoco. Ecco perché l'ho lasciata manuale, perché avremo praticamente una profondità di campo che ci va da 1 metro fino all'infinito, per cui sarà bene mettere a fuoco non il primo piano immediatamente, ma diciamo il medio piano, una decina di metri davanti a noi. Quindi basta anche regolarsi con la scala e potremo essere sicuri al 100% che avremo praticamente tutto quanto a fuoco. Proviamo a vedere che cosa viene. Abbiamo 13 secondi di esposizione.
molto interessante. Proviamo a fare qualche foto ancora. Anche qui non male. Voglio cambiare, scatto qualche altra foto così. Un'altra. Prova ad allungare un po' il tempo e a sovraesporre leggermente. 20 secondi. Ripeto che la pazienza è uno degli elementi fondamentali in questo caso. Tra l'altro vedo anche che c'è il sole, si è spostato, siamo quasi in una condizione di controluce, per cui dovremo cambiare la nostra posizione. Sì, questa non era male. Ora quello che voglio fare, voglio andare più vicino all'onda e più vicino agli scogli e pormi più correttamente rispetto alla luce, perché ripeto, qui sono quasi, fra un po' sarò in condizioni di controluce e vedo che su questi scogli, su queste rocce, la luce è già abbastanza evidente e può disturbarmi il risultato finale, quindi mi sposto